Ciao, sono Ellis e oggi va così. Oggi va che succeda che non ho un argomento per il video, ma devo comunque fare un video, altrimenti perdo l'onda, sia mia personale che l'onda di YouTube. E quindi sapete cosa facciamo oggi? Parliamo un po' del più, del meno, del per e anche del diviso. E, anzi, vi chiedo di condividere le vostre opinioni su questo argomento che vado a trattare, che mi è venuto in mente tipo ieri sera alle 11 e ho detto, questo è interessante, lo faccio. Ovviamente mi è venuto intanto che guardavo uno dei drammi trash che vi ho detto prima o poi tratterò. Voglio selezionare qualche titolo di quelli che non siano proprio da, come si dice, vomit inducing, che facciano vomitare perché sono orrendi. Voglio, diciamo, mantenere la soglia dell'orrendo entro i livelli di guardia, perché ce ne sono alcuni che sono veramente inguardabili. Detto questo, torniamo all'argomento principale, se così si può definire. Ieri sera stavo guardando uno spezzone, in realtà, non uno dei video, quelli trash, non un dramma di quelli trash, uno spezzone di un dramma che ho già visto, che non ho mai recensito perché non arrivava alla soglia dell'interesse, perlomeno la mia, tale da dedicargli un video. E non lo so, nella mia mente, cioè le sinapsi si sono improvvisamente connesse e mi è venuto in mente di parlare di cose che non ti sai spiegare come nei drammi coreani o cinesi o anche giapponesi a volte. Per cui vi chiedo stavolta di condividere con me altre cose che anche voi quando vedete non vi sapete spiegare come. Il video in questione, ed è una cosa che succede spesso, era dei due protagonisti che dormono praticamente con i vestiti con cui vagano allegramente nel mondo durante le loro attività quotidiane. Ora, sapete che le case asiatiche, in Asia c'è questa usanza che non è del tutto stupida, anzi è direi molto intelligente. C'è questa usanza di togliersi le scarpe all'ingresso, lasciarle e poi girare per casa con le pantofole appunto da casa. Questo per una serie di ragioni che vanno dalla praticità all'igiene alla pulizia e è una cosa molto molto arguta. Purtroppo però sembra che nelle case cinesi o perlomeno cinesi coreane o perlomeno nella rappresentazione dei drammi questa attenzione non si estenda a tutto il resto dell'abbigliamento. Io non so, perché a volte me lo sono chiesto, se è per una questione di tempi di girato, ovvero non abbiamo tempo di far cambiare gli attori per far vedere che mettono il pigiama per andare a dormire o si struccano per andare a dormire, perché ci sono certe scene in cui l'attrice proprio ha tipo 5 centimetri di ciglia finte intanto che finge di dormire, che dici ragazza mia, io ho capito che devi essere bella sempre, però il ciglio finto, ecco. Quindi questa cosa proprio io non me la so spiegare. Tra l'altro mi ricordo il dramma, me lo ricordo perché mi era piaciuto, ma questa scena mi era rimasta particolarmente impressa perché il dramma in questione è Crazy Love. Dicevo, mi è rimasta particolarmente impressa perché si vedono, parliamo dell'ultimo episodio, quindi è il lieto fine abbastanza ricco, nel senso che fa vedere proprio la vita felice dei protagonisti dopo la risoluzione di tutti i casini che ci sono stati. I due protagonisti passeggiano allegramente per il mercato e vanno a comprare, mi sembra, un letto matrimoniale. Scena dopo sono a letto con gli stessi vestiti con cui sono andati a passeggiare in negozi, eccetera, eccetera. E io mi ricordo lì proprio, ho ancora proprio chiara nella mia mente la sensazione di what the fuck, perché non ha senso. Cioè io per andare nel letto con i vestiti che ho usato fuori
vuol dire, cioè, devo essere proprio sull'orlo della morte, del tipo che non ho più le forze nemmeno, non dico di mettermi il pigiama, ma quantomeno di levarmi gli abiti con cui sono stata in giro tutto il giorno. Cioè, può capitare e non escludo che mi sia capitato, però ripeto, cioè, devo essere veramente sull'orlo dello svenimento, anzi probabilmente devo svenire proprio supina nel letto. Invece niente qua, e ce ne sono tanti, tanti di gente poi, cioè sia quando vanno a dormire che vanno a dormire con i vestiti. La gestione dell'abito, del vestiario mi lascia sempre un livello di perplessità che rasenta quasi il fastidio, perché dico, ma come cacchio è possibile? Vanno a dormire oppure si alzano la mattina che sono già belli e vestiti e vanno in giro, non si lavano neanche l'ascella, che dico, io lo so che in Asia puzzate di meno, però dopo cioè dopo un X ore a letto che vanno dalle 6 alle 10, cioè l'ascella ha bisogno di una rinfrescatina, cioè proprio è fisiologico, anche se non pussi, sai, un po' di rinfrescatina, è come, cioè, come aprire le finestre nella stanza dove sei stato, è la stessa cosa, rinfrescati l'ascella che è meglio. E la gestione del vestiario, ripeto, mi causa sempre perplessità, oppure vedo scene al ristorante, vanno al ristorante e non si levano il cappotto, stanno a cena tutto il tempo col cappotto. Perché? Cioè gli pesava il girato di quei 2 secondi per far vedere che si toglievano i cappotti. Non lo so, tagliatelo, fate vedere che entrano con i cappotti e che poi sono seduti senza, che il passaggio lo posso fare anch'io. No, coi cappotti. Ecco, poi il cappotto parliamo, un altro mondo, cioè sempre delle cose, soprattutto nei drammi cinesi, super mega oversize, che dico, boh. Oppure cambiano 600.000 cappotti, che dici, minchia, c'è l'armadio che è praticamente grande come Harrods. E su questa falsariga ci attacco un'altra cosa che mi causa perplessità. La protagonista, perché di solito è la protagonista, che è povera in canna, poi arriva a casa e c'ha un appartamento che è grande come la stazione centrale di Milano. E dici, ma tu non eri povera, non eri... Cioè, se sei povera, mi devi abitare in un bugigattolo di 1 metro per 2, altrimenti io alla povertà con tutta questa metratura non ci posso credere. Mi ricordano un po' tipo certe cose di Wattpad scritte magari da persone giovani e quindi ancora con poca esperienza del mondo del lavoro, in cui c'è gente che fa viaggi all'estero e cioè abita in affitto appartamenti tipo New York, vista Central Park, 600.000 metri quadri, tutto quello che vuole a disposizione. No, scusami, stai andando a studiare all'estero, c'è già tanto, se riesci a arrivare da di solito appunto Erasmus, no, perché quello è in Europa, però tipo versamenti, o sei ricco di famiglia, cioè o sei figlio di una famiglia di quelle che non sanno più dove mettere i soldi da tanto ce n'hanno, altrimenti se sei una persona normale, che è quello che ci vogliono far credere, dal ricevimento di un versamento all'altro è già tanto se non soffri la fame. Ok, niente, ne ha fame. Un'altra cosa, a parte il livello di gossip, mamma mia, la gente che non si fa i cazzi propri in questi drama, cinesi e coreani, perché ci sono molte similitudini, poi ovviamente declinate all'interno della produzione specifica del paese. In particolare adesso faccio una postilla su quelli cinesi, un sacco di servi, sì, perché sono servi, che non sanno stare al proprio posto. E questa è una cosa che a me sinceramente disturba parecchio, perché è un'inesattezza molto, secondo me,
grave. Vi spiego perché. Gerarchia, la gerarchia in queste, soprattutto nei drammi storici, è una cosa seria, non è una cosa messa lì tanto per creare movimento. E in una società come soprattutto quella cinese, con i valori molto radicati di rispetto verso chi è più anziano, chi è di grado più alto, il fatto che spesso ci siano queste dame di compagnia, barra cameriere, che si permettono di fare i capricci con la principessa, con la regina, che servono, è assolutamente eh, fuori luogo, perché gerarchicamente è incompatibile con il tipo di società. Ci può capitare magari che qualcuno avesse un rapporto magari molto buono con una persona che era stata al loro fianco da sempre, ma certi atteggiamenti di una persona di status inferiore verso una di status superiore non stanno né in cielo né in terra, e succede molto spesso con l'amica dama di compagnia della principessa barra regina, ma succede tante volte anche col consigliere fidato del re, che a volte si permette certe libertà che storicamente avrebbero comportato, cioè la perdita della testa del servitore, ovviamente. E quindi dico, va bene la comicità, va bene che mi volete, diciamo, smussare certi meccanismi legati appunto alla gerarchia, però occhio, perché andare oltre è un attimo. Un'altra cosa che non capisco, vabbè, le madri, se cioè dovremmo fare un video a parte. Le madri sì, ma in generale spesso anche i servitori di qui sopra, che entrano nelle stanze senza bussare. Questa è una cosa che veramente mi fa ribollire proprio il sangue nelle vene, perché è di una maleducazione assurda. Ma come diavolo ti permetti di entrare in una stanza senza aver bussato? E infatti poi ci sono sempre queste scenette dei due protagonisti che si stanno ingroppando e arriva puntualmente, di solito la madre, a vedere che effettivamente stiano lavorando per farle avere il nipote, l'erede della famiglia. Sì, non lo so, cioè vuoi prendere una sedia e sederti nella stanza per verificare che effettivamente, cioè, portino a compimento la faccenda? Non so, non ha veramente senso. E questa ecco, è, diciamo, la punta dell'iceberg di questa cosa, che poi si compone anche di numerosi altri esempi in cui c'è un servitore che proprio deve andare a dire una cosa al padrone e arriva proprio tipo un ariete che passa senza neanche passare dal via, cioè entra senza neanche guardare, salvo poi fare l'imbarazzato quando trova il suddetto padrone, imperatore, principe, barra, principessa, regina, eccetera, eccetera, in atteggiamenti, non dico compromettenti, però quantomeno un po' discinti con la protagonista o il protagonista di turno. E il problema qual è? È che la prima volta, vabbè, posso chiudere un occhio, però spesso succede anche più di una volta. E ripeto, questo tipo di non osservanza dell'etichetta, degli usi, del rispetto delle regole e delle posizioni, mal si concilia con la realtà dell'epoca. Cioè, non ha senso, è una cosa che mi lascia molto perplessa. Bene, io direi che per questo video in cui non sapevo di cosa parlare posso fermarmi qua, però vi invito veramente a mettere, a scrivere anche voi altre cose che non hanno senso, tipo il dormire con la luce accesa perché tanto loro l'energia non la pagano, perché anche questo succede, cioè vanno a dormire o vanno a dormire tipo alle 3 del pomeriggio e vogliono farci credere che sia notte, oppure vanno a dormire la sera e poi ci sono le luci accese a giorno, manco ci fossero i vampiri in quella casa e quindi dovessero tenere chiaro per spaventarmi, non lo so. Scrivetemi perché ce ne sono un sacco di questi esempi e sono sicura che
ci faremo una risata insieme. Bene, io direi che anche oggi mi posso fermare, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!